Eccoci, allora, ben arrivati, come dicevo buon venerdì, siamo ormai arrivati a fine settimana. Mamma mia che stanchezza, c'è una stanchezza adesso che fa paura. Allora signori, vi volevo ricordare due cose. La prima, iscrivetevi al canale, condividete i video, bla 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 bla, attivate la campanellina altrimenti non verrete avvisati delle notifiche. A parte le battute, volevo dirvi il 30 di marzo Isabel Tamargo sarà presente a Genova sia con una demo gratuita che con un corso di modeling viso femminile. Mi raccomando, i posti disponibili sono pochissimi, per i primi 4 iscritti il prezzo è un prezzo speciale, quindi scrivetemi se siete interessate. 26 e 27 febbraio invece il nostro workshop live Bimbo Zucca, 2 serate interamente dedicate al modeling e eventualmente, per chi volesse, all'aerografo. Realizzeremo la zucca, la coloreremo, realizzeremo il bimbo e assembleremo tutto. Come vi dicevo, realizzeremo in dimensioni leggermente ridotte, non per altro ma perché il tempo ovviamente è poco e non sarebbe possibile riuscire a realizzare una cosa così grande in soltanto due appuntamenti. L'iscrizione come sempre www.bmagenta.it, il bel pulsantone Bishop, verrete spostati sul nostro negozio Etsy, da lì potrete trovare sia l'iscrizione sia tutte le informazioni. Che altro vi volevo dire? Non mancate, solo 10 posti disponibili, quindi ovviamente fate presto a iscrivervi, altrimenti rimanete senza posto. Cosa voglio vedere con voi oggi? Oggi vi voglio far vedere come, aspettate che il bimbo si sta accasciando, voglio farvi vedere come realizzare una simpatica mini cake per San Valentino. Come vi dicevo prima, ho realizzato questa torta nel lontano 2013 ed è una torta che ogni anno a febbraio io vedo riproporsi sul web. Questa cosa ovviamente mi fa molto piacere, perché vuol dire che è piaciuta, e oggi voglio mostrarvi come poterla realizzare. Basta, 30 secondi, cambiamo inquadratura, arriviamo sul banco di lavoro e sono subito da voi. Eccomi qua, ben arrivati. Allora, come vi dicevo, quello che voglio realizzare con voi oggi è una mini cake di San Valentino. Io per ovvi motivi mi sono già, diciamo così, fasciata una dummy con pasta di zucchero rossa. Voi potete chiaramente realizzare una torta e poi andarla a fasciare con pasta di zucchero, in questo caso rosso. Chiedo alla regia, ok, grazie. Ciao Barbara, ben arrivata. Quindi di cosa abbiamo bisogno per realizzare questa mini cake? Allora, la prima cosa
che io vi consiglio di prepararvi è ovviamente la testata del letto. Questo perché? Perché dovendo stare, diciamo così, in piedi, abbiamo bisogno che si asciughi abbastanza da sostenere il peso di se stessa. Quindi che cosa facciamo? Ci prendiamo della pasta di zucchero rossa, questa mi sa che non basta, quindi ne prendo dell'altra. Ok, allora dovevo ammorbidirla, me l'ero ammorbidita ma non era abbastanza, quindi devo riammorbidirla. Ve l'ho già chiesto ma non mi ricordo cosa mi avete risposto. Cosa preparate per San Valentino? Se preparate qualcosa, avete organizzato qualcosa, vi fate il weekend romantico, andate a cena fuori, ditemi che sono molto curiosa. Allora, ecco, per fare, intanto che voi mi scrivete non tutte insieme, mi raccomando, se no mi intasate la chat, ok? Allora, per realizzare diciamo così, la testata del letto dovete stendere la pasta di zucchero rossa e mantenerla abbastanza spessa, perché altrimenti ci metterebbe troppo tempo a, diciamo, il rischio che poi si pieghi e si rompa, e questo ovviamente non va bene. Quindi io direi che vi serve almeno un mezzo centimetro di spessore, ok? Dopodiché vi prendete un bel coppapasta a forma di cuore e vi andate a creare un cuore. Dopodiché rimpastate, ristendete la pasta e ricreate un altro cuoricione, quindi così e così. Poi ricoppiamo e andiamo a tagliare un pezzo di cuore così. Dopodiché non facciamo altro che unire i due cuori in questo modo. Semplicissimo. A questo punto tagliamo via il fondo dei due cuori. Basta. Per ora ci fermiamo, ok? Dobbiamo fermarci per dare tempo alla pasta di zucchero ovviamente di rapprendersi, di indurirsi. Possiamo un attimino, prima che secchi troppo, andare a rifinire i bordi in questo modo, e se volete creare, come in questo caso, un effetto trapuntato, con la parte, non con la lama, ok, con l'altra parte del coltello andate a creare delle linee in questo modo, più o meno spesse a seconda di quanto volete impazzire. No, nel senso che ovviamente più le fate strette e più saranno poi i puntini da dover, come si dice, da dover riempire. Quindi così, state attenti, mi raccomando, a non tagliarvi, perché ovviamente il rischio c'è. Ok, con un pennello a punta in silicone andiamo a creare proprio l'effetto trapuntato in questo modo. 2 e 3 su tutta la vostra testata. Ogni volta che avete un angolo, un vertice, andate a creare questo effetto, così, così, ok, perfetto, ci siamo quasi. Avete provato a fare il biscottone rosa? Dai, mandatemi le foto, mi piace un sacco quando mi mandate le foto dei vostri test, ve l'ho già detto? Credo di sì, perché sono abbastanza noiosa e ripetitiva, quindi sicuramente ve l'ho già detto, però veramente mi piace molto, quindi provateci, anche questa vorrei che provaste a fare, mi piace tanto. Ok, fatto questo,
Ciao Carla! Wow! Vabbè, ma ho appena iniziato Carla, quindi in realtà non hai perso un granché. Poi ti rispondo, Carla, l'ho letto il tuo messaggio ieri sera, ma sono in una giornata, è una giornata abbastanza caotica, quindi entro sera giuro che ti rispondo. Quindi alziamo la nostra testata del letto cercando di non smontarla e la lasciamo riposare, la lasciamo asciugare. Dopodiché ci prendiamo della pasta di zucchero bianca che io avevo sicuramente. Eccola lì dietro. Come sempre ho tutto un po' oissa. Prendiamo della pasta di zucchero bianca e ora io ho le mani sicuramente sporche, aspettate che provo a pulirmele un attimo perché sennò la pasta di zucchero bianca diventa magicamente la pasta di zucchero rosa e questo non va molto bene. Ok, forse mi sono pulita, sono riuscita a pulirmi le mani. Quindi una volta che abbiamo la pasta di zucchero bianca andiamo a stenderla anch'essa con il mattarello, così. Ok, perfetto, la manteniamo bella spessa. Dopodiché col coltello andiamo a tagliare una striscia più o meno larga un dito, in questo modo. Cominciamo a prendere la nostra torta. Dobbiamo creare i cuscini, quindi direi che come grandezza più o meno ci siamo. Tagliamo, regolarizziamo i bordi e tagliamolo a metà. Dopodiché dobbiamo creare i cuscini. Aspettate che mi metto sul giallo perché sennò non vedete niente. Per creare i cuscini la prima cosa che dovete fare è andare a stondare il bordo superiore, così, da una parte, cioè per un cuscino e ovviamente anche per l'altro, in questo modo. Dopodiché prendete gli angoli e li pinzate così, così. Ok. Uno e due. In questo modo. È semplicissimo. L'importante è che qua non ci sia un angolo, va bene? Dovete stondarlo bene. Quindi ovviamente dovrà essere più gonfio al centro e qui dovrà andare a morire più dolcemente, così. Perfetto. Se la pasta di zucchero ce lo consente possiamo già provare a sistemarla, ecco qua, vedete, in questo modo. Almeno abbiamo già un punto di riferimento ed evitiamo di lavorare e poi trovarci che abbiamo sbagliato completamente le misure. Quindi posizionato diciamo così, la testata del letto, andiamo a cominciare a posizionare i due cuscini. Dopodiché, sempre con il pennello in silicone a punta, andiamo a creare quelle che sono diciamo così, le pieghe del cuscino, quindi uno sui laterali, e sugli angoli. Ok, eventualmente ci aiutiamo col solito pennellino da pittura per ammorbidire un po' bene. Ok, così. Qui schiacciamo un po' perché tanto dovremo mettere al centro, schiacciamo, tanto dobbiamo andare a mettere poi le teste. Dopodiché, una volta fatto questo, riprendiamo la nostra pasta di zucchero bianca, ovviamente, la ristendiamo di nuovo, questa volta invece la stendiamo abbastanza sottile.
perché dobbiamo andare a creare la coperta. Quindi stendiamo bene la pasta. Ok, perfetto. La tagliamo ai bordi e la tagliamo nella parte inferiore. Ci controlliamo nuovamente le dimensioni. Sicuramente vedete è troppo alta, quindi possiamo permetterci già di tagliare la parte superiore. Una volta fatto questo, mi prendo dello Scottex, della carta da cucina, più che altro per non sporcare tutto il piano di lavoro. Ci prendiamo il nostro stencil cuoricini, che ovviamente trovate sul nostro sito www.bimagenta.it. In questo momento vi ricordo che verrete spostati sul nostro negozio di vendita Etsy, quindi potrete acquistarlo direttamente da lì. Colorante in polvere rosso e un pennello da pittura. Puliamo e andiamo a spolverare il colorante rosso. Mi raccomando, tamponate. Potete usare anche l'aerografo se volete, poi se l'aerografo non lo avete potete comunque lavorare con il pennellino ed i coloranti in polvere. Ok, quindi così, fate tutta la coperta. Ok, ci siamo quasi. Se il colorante non basta, ne prendiamo ancora un po'. Mi raccomando, non eccedete troppo con il colorante sul pennello, perché altrimenti la polvere che è volatile vi passa sotto lo stencil e il disegno non viene bene, ok? Quindi mi raccomando. Ok, ci siamo quasi. Direi che li abbiamo passati tutti. Qua forse è un po' troppo chiaro, quindi possiamo ripassarci nuovamente, e anche qua. Ok, perfetto. Fatto questo, ciao Nina, ben arrivata. Tiriamo su e il disegno è ovviamente rimasto impresso. Vi ricordo, lo stencil in acetato lo trovate insieme a tutti gli altri stencil su www.bimagenta.it, il bel pulsantone con scritto Bishop. Ora chiudiamo e questa la possiamo momentaneamente lasciare un attimo stare, in modo che cominci ad asciugarsi. Che cosa prendiamo? Ci prendiamo della pasta di zucchero color carne. Allora fatemela prendere, ce l'ho qua, eccoci qui. Quindi con la pasta di zucchero color carne dobbiamo cominciare a costruire i corpicini dei due bimbi. Quindi come facciamo? Prendiamo dei due bimbi, no, dei due signori. Ora ce l'avevo con i bambini. Quindi tagliamo la pasta di zucchero, vediamo quanto viene grosso. Dobbiamo fare né più né meno che 2 palline, ma non devono essere enormi, altrimenti ci viene tutto sproporzionato. Vediamo un attimo se ci siamo. Io direi che questa è anche troppo grossa, quindi ne leviamo ancora un pezzettino e andiamo a rimpicciolirla. Perfetto, la stessa cosa la facciamo con l'altro pezzettino di pasta di zucchero, quindi così. Ok, direi che ora potrebbe andare bene. Ci riprendiamo
la nostra torta e facendo, dov'è? Eccolo qua, un po' di solco sul cuscino, un po' di più perché ne ho fatto troppo poco. Ok, andiamo a posizionare le due testoline, 1 e 1, 2, in questo modo. Dopodiché, per questo potete usare anche sono ancora troppo grosse comunque secondo me, aspettate che le rimpicciolisco perché sennò poi mi vengono dei corpi enormi e questo ovviamente non va bene. Ciao Maria, ciao cara, ben arrivata. Quindi uno, ecco, quello lì va già meglio e rimpiccioliamo anche questo. Perfetto, così. Ok, adesso hanno una dimensione corretta. Potete utilizzare tranquillamente della pasta di zucchero bianca e con la pasta di zucchero bianca non dovete fare altro che fare 2 salsicciotti, non c'è bisogno veramente di fare nient'altro, ok? Quindi uno, dovete soltanto creare uno spessore sotto alla coperta, né più e né meno. Quindi aiuto, 1 e 2, sembrano praticamente due bozzoli, due mummie, però è giusto così, fidatevi. Fidatevi che è giusto così. A questo punto riprendiamo la pasta di zucchero color carne, spostiamo un attimo per non fare dei guai e non ne serve tanta, creiamo una pallina. Considerato che qui abbiamo un maschio e una femmina, avremmo sicuramente 2 piedini più grandi e 2 piedini più piccoli, quindi dobbiamo ovviamente tenerne da conto. Quindi non la divideremo più a metà, ma la divideremo 2/3 e 1/3, ok? Se poi venissero troppo piccoli ne possiamo sempre aggiungere un pochino. Questi 2 pezzi li dividiamo invece a metà e abbiamo il quantitativo di pasta per i piedini del maschio e per i piedini della femmina. Una volta fatto questo, creiamo sempre delle palline così, ok, e dalle palline andiamo a creare i piedini. Quindi vedete cosa sto facendo? 1, 2, 1 e 2, dopodiché schiaccio e schiaccio. Mi raccomando, i piedi hanno un destro e un sinistro, quindi teniamone da conto, ok? Quindi e gli altri 2 che saranno quelli della femminuccia e così. La parte interna del piede è più alta, la parte esterna è più bassa, quindi i piedini andranno messi in questo modo, non al contrario. Una volta fatto questo, cominciamo a posizionare i piedi in questo modo, 1, 2, 1 e 2. Se volete, sempre col pennellino. Ciao Lorenza, ben arrivata. Ciao Nica. Questo è un polistirolo da 10, Nica. È piccolino, è proprio una mini cake. Sono 2 porzioni, ok? È un polistirolo, questo è una dummy da 10. Voi potete farla su quello che sulla dummy che volete, ecco. Io ovviamente ho pensato a San Valentino, solitamente è una festa da coppia, quindi si fa in 2, non ha senso fare un tortone, no? Ok, andiamo a creare 2 pieghe anche dai piedini. Sì, infatti Lorenza è 10, questa è proprio piccina picciotta. Una volta fatto questo,
sempre con la pasta di zucchero color carne, dobbiamo obbligatoriamente creare le ditine dei piedi. Quindi questo è il lavoro un pochino più, diciamo così, noioso, e andiamo a fare 1 2 3 4 5 un piedino, 1 2 3 4 5 due piedini. Diventa troppo spesso, poi diventano delle dita enormi, quindi assottigliamolo ancora un po'. 1 2 3 4 5 terzo piedino, 1 2 3 4 e 5 e l'ultimo piedino. Dopodiché con questi bei pezzettini andiamo a creare delle palline che diventeranno ovviamente le dita. I pollicioni saranno i più grossi. 1 2 aiuto, mi cadono, 3 e i mignolini saranno ovviamente. No Nica, sono tutti i test questi che sto utilizzando. In questo momento, ripeto, sto utilizzando un po' dei mix, perché siccome non ho più la mia pasta devo utilizzare dei mix. Quindi attualmente questo è un mix di pasta di zucchero da modeling e cioccolato plastico, ok? Questo è quello che in questo momento io sto utilizzando. Ora andiamo avanti. Ve le devo fare tutte le ditine o perché se no ci stiamo 10 minuti solo per le dita dei piedi. Comunque avete visto com'è che si fanno. Adesso semmai finiamo il resto, poi se c'è tempo magari continuo sulle dita, ma non voglio farvi annoiare solo con le dita. Ciao Marisa, ben arrivata. Ciao cara. Con le dita del piede facciamo l'ultimo. Vabbè dai, però non posso lasciare lei senza dita, poi sembra che gliele abbia tranciate. Ok, facciamo ancora lei un attimino, due dita e basta, su, se non mi cascano man mano che. Allora Lorenza, io inserisco, cioè non è che lo inserisco, lo mischio, perché il cioccolato plastico ha due grosse caratteristiche. La prima, che per le mie mani ovviamente non va molto bene, è il fatto che è molto morbido e diciamo così, si riesce a modellare molto bene, però contenendo massa grassa, io che ho le mani molto grasse tendo a scioglierlo, ok? Siccome però, avendo molto burro di cacao, quando tu lo lasci in posizione, anche se fa caldo, il cioccolato plastico si rapprende, ok? Quindi diventa, diciamo che si autosostiene, ok? È molto comodo, soprattutto per me che quando lavoro in diretta non ho tempo di farvi asciugare la pasta di zucchero, ok? Ovviamente essendo in diretta io ho dei tempi molto ristretti, quindi ho bisogno di un prodotto che mi tenga bene e velocemente, e il cioccolato plastico fa questo. In più, avendo una grossa base grassa, il cioccolato plastico copre perfettamente le giunture, ok? E questa è la caratteristica. Quello perché io lo mischio alla pasta di zucchero: uno, perché avendo appunto le mani così calde non riuscirei a lavorare solo il cioccolato plastico, perché mi si scioglierebbe in mano, ok? Lo squaglierei. E due, perché finora i cioccolati plastici che ho avuto modo di provare mi lasciano quell'effetto un po' ceroso che a fine lavoro, che a me non piace. Quindi con la pasta di zucchero riesco a tamponare questo effetto ceroso e mantenere un pochino quella consistenza, invece diciamo quell'effetto ceramica che a me piace tantissimo. E questo è quanto. Spero di aver risposto alla tua domanda. Quindi una volta che abbiamo fatto i piedini, li andiamo un attimino a sistemare meglio, ok? Riprendiamo la
o meglio prendiamo la coperta e andiamo a posizionarla sopra. Ovviamente è enorme e li copre, e quindi cosa facciamo? Andiamo a tagliarne via ancora un pezzettino, così. Ok, andiamo a posizionarlo. È ancora troppo grosso, ma io a questo punto non lo taglio più, lo piego su se stesso come se fosse il, diciamo così, il risvolto, no? delle lenzuola, ok? In questo modo. Ora ci dobbiamo prendere della pasta di zucchero marrone, quindi o nera, insomma dovete fare i capelli, quindi valutate voi quale preferite. Io in questo momento ce l'ho marrone e quindi la utilizzo marrone, e andiamo a creare i capelli. Per lui, per il maschio, ovviamente dovremo fare dei capelli corti. Per la femmina, per distinguerli più che altro, andremo con i capelli come si dice, con i capelli lunghi. Quindi creiamo come sempre delle punte di pasta di zucchero, così. Vi piace la tortina? È simpatica, ripeto, l'avevo fatta nel 2013, ma poi ogni anno a San Valentino la rivedo girare sul web, no? Fatta e trasformata. Allora, siccome sono diventata un po' nostalgica ho deciso, no, in realtà è che ho capito che non è passata di moda, e quindi ho deciso di riproporvela. Tra l'altro ho trovato, ma non li trovo più, li avevo visti poco tempo fa, i disegni che aveva fatto Marco di questa torta, perché voi dovete sapere che quando cioè anche adesso, io è vero, però all'inizio succedeva di più, Marco mi disegnava le torte e io le riproducevo, no? Avevo il suo progetto e io andavo a riprodurlo, e ho ritrovato questo progetto ed è stato molto molto bello. Sono tornata indietro di tanti anni. Va bene, ora che vi ho detto questa cosa che non me ne fregava assolutamente niente, vado a posizionare, come vedete, i ciuffetti sopra. Ah, è caduto, aiuto. Ok, così. Come sempre, per me lavorare in diretta non è semplicissimo, perché non vedo alla fine quello che faccio. Spesso lavoro a tentoni, perché altrimenti il mio capoccione sarebbe davanti alla videocamera e non sarebbe molto carino. Quindi ok, andiamo a metterli lì davanti, così. 1, ok, 2, ci siamo quasi, e 3. Lei la possiamo fare bionda, ma prima di fare lei, mi sono sbagliata, dobbiamo fare le dita, quindi, perché poi i capelli di lei vanno a coprirmi un pochino le dita, così evito cioè posso andarmi anche a coprire eventuali imperfezioni. Quindi per fare le dita avete due modi per fare le mani: o vi prendete dei pezzettini di pasta di zucchero così e andate a modellarvi le dita in questo modo. È indubbiamente più semplice e più veloce come metodo, ok? Però secondo me rende anche meno, nel senso, poi lo vedete la differenza, no? Così. E una volta fatto questo non fate altro che andarvela a posizionare così. Aspettate che ve la metto in basso così vedete, ok? Altrimenti sì, infatti, esatto Carla, è proprio quello il discorso, cioè col cioccolato plastico hai delle possibilità che con la sola pasta di zucchero effettivamente è difficile. Oppure devi usare quelle paste di zucchero molto grasse,
molto grasse, che però perdono un po' le caratteristiche da pasta di zucchero, ok? E che quindi io non riesco ad utilizzare perché mi si sciolgono. Utilizzando invece un mix di pasta di zucchero non eccessivamente grassa, non eccessivamente unta, e cioccolato plastico, io riesco a lavorare molto meglio. Come nel frattempo che parlavo, avete visto, ho fatto 4 salsicciotti, li ho uniti e adesso li vado a posizionare qua, se mi si staccano dal dito, tornando al discorso di chi ha le mani calde, no? Ok, e così. Poi qua sotto voi dovete sapere che con tutti i riflettori accesi c'è una temperatura praticamente tropicale e quindi mi si squaglia praticamente tutte. Allora Lorenza, in realtà non esistono delle proporzioni reali, ok? Nel senso che dipende da, come per la pasta di zucchero, dipende da tantissimi fattori, dipende dal calore delle vostre mani, dipende da quanto caldo, quanto umido avete, dove state lavorando, cioè non c'è una regola, ok? Io come si dice, d'inverno lavoro sul 50-50, d'estate tendo a prediligere la pasta di zucchero piuttosto che il cioccolato plastico, quindi faccio 2/3 e un terzo, perché altrimenti veramente d'estate con le mani calde che ho io diventa praticamente poi impossibile riuscire a gestire qualunque cosa. Però devi fare delle prove. Io vi consiglio sempre di partire dal 50-50 e poi sulla base di come vi trovate andare ad aggiungere una piuttosto che l'altra. Valutatelo voi sulla base del vostro modo di lavorare, sulla base del calore delle vostre mani e ovviamente sulla base della temperatura anche esterna che c'è. Ok, aspettate che finisco. Perfetto, fatto questo le distruggo, mi sembra giusto. Aspettate che ricompongo la povera manina che l'abbiamo annientata e via. Ok, perfetto, e andiamo a posizionarla qua sopra di lui. Ok, a questo punto ci prendiamo, dove ho messo? Ah, vabbè, a lei glieli facciamo color zafferano. Allora Carla, aspetta che sto cercando di leggere, infatti anche se io ho le mani fredde, con quelle più grasse dopo un po' mi devo fermare. Esatto, esattamente. È chiaro che sembra un po' il discorso, no? Il burro di cacao ha un grossissimo vantaggio, che a temperatura ambiente è solido. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la pasta di zucchero che contiene tanto burro di cacao tende a rimanere solida, ok? Cioè se io creo una struttura, se io creo una figura con del cioccolato, con della pasta di zucchero che contiene molto burro di cacao, anche in estate è difficile che mi crolli, ok? Al massimo si scioglie nel vero senso della parola, però non vi cede, nel senso che se non supera il limite, diciamo così, di non ritorno, la struttura vi rimane su, però poi diventa tutta lucida, tende a trasudare, vi dà appunto quell'effetto cera che a me personalmente assolutamente non piace, ok? Però sono gusti, cioè è un qualcosa di personale. A volte voi mi scrivete, mi dice cosa mi consigli, io purtroppo vi posso consigliare fino ad un certo punto, perché come dice chi è Giorgione sul fatto di salare o meno i cibi, io invece sul fatto della pasta di zucchero vi dico la pasta di zucchero è un argomento molto personale, cioè non esiste una regola a riguardo, ok? Nel frattempo io mi sono fatta tutti i ciuffetti per la nostra signorina, ed esattamente come abbiamo messo, a parte che lui qua soffre di calvizie, aspettate che la risolviamo subito questa cosa,
perché sennò, ecco qua, così mi piace di più. Sembrava calvo, poverino. Ok, fatto questo andiamo a posizionare i capelli a lei. Ok, e a lei chiaramente li metteremo tutti sparsi in giro così, quindi un pochino li appoggiamo semplicemente sul cuscino. Ok, così, e un pochino li andiamo a mettere qua. Ci siamo, aiuto. E ancora un paio. Sembra un polipo in questo momento lei, ma la gestiamo adesso, non vi preoccupate. Ancora uno qua sotto. Ok, ci siamo, Poi vedete voi ovviamente come gestirla. Gliene metto ancora uno perché questo punto qua non mi piace per niente, quindi facciamo così. È una tortina molto semplice, in realtà non è assolutamente niente di che. Lei poverina, altro che notte d'amore ha fatto qua, poverina, me l'hanno rigirata come un calzino, come si suol dire. A questo punto dobbiamo rifinire, quindi mettiamo via, guarda, vedete quando vi dico che è difficile per me lavorare con le paste grasse perché mi si appiccica tutto, andiamo a rimettere a posto le paste che non servono e ci prendiamo la pasta dell'altra pasta di zucchero bianca. Allora aspettate, arrivo subito. Dobbiamo fare qualche piccola rifinitura e poi direi che il nostro lavoro è finito. Io in questo momento non vi ho come si dice, sfumato niente. Voi potete col pennello andare a sfumare i capelli piuttosto che mi è caduto tutto, non so se vi siete resi conto, ho fatto cadere tutto quello che potevo far cadere, l'ho fatto cadere, anche il microfono, quindi voi sicuramente per un certo periodo non avete sentito niente. Allora, questa invece ad esempio è solo pasta di zucchero, Lorenza. Grazie Nina, sono contenta che vi piaccia. Ecco, qui la coperta mi sono tenuta molto stretta, io la farei cadere più in giù, ok? Non mi fermerei qui, piuttosto come in questo caso vedete com'è più lunga, va a coprire i bordi della dummy. Ora ristendiamo la pasta di zucchero, uno, ok, poi sempre con lo stampino a cuore facciamo 1 e 2 così, ed esattamente come prima ne tagliamo via un pezzo. Aspettate che salgo, sennò poi dalla regia mi sgridano, ok? Così. Se volete, sempre con lo stesso, con un altro coppa pasta più piccino, vi create qualche cuoricino più piccolo in questo modo. 2, 3, non tanti, ora non sto a farvene chissà quanti, ve ne faccio giusto 5 o 6, ok, mi fermo. Dopodiché prendete la vostra tortina, prendete il vostro cuoricino, prendete l'altro, lo posizionate, aiuto, così, e queste qua potete, no, è crollata, adesso gliela risistemiamo, non succede niente, non vi preoccupate. Ovviamente non è asciutto, io lavoro in diagonale, mi sembra
lampante che succeda questo. Allora riprendiamo la nostra testata del letto, gliela riposizioniamo sopra in questo modo. Perfetto, questi cuoricini li possiamo andare a mettere un pochino intorno. Dopodiché, sempre con la pasta di zucchero bianca, mi sposto così vedete quello che sto facendo. Se avete la sugar gun, che è la pistola, quella per la pasta di zucchero, potete ovviamente utilizzare quella, verrà un lavoro molto più regolare ed indubbiamente molto più carino. Io in questo momento la sugar gun non l'avevo a disposizione, cioè ce l'ho, ma chissà dove l'ho infilata, perché sono anni e anni che non la uso. Quindi faccio a mano, taglio via l'eccesso, ok, così, poi voi potete rifinirla chiaramente come meglio credete. Mi prendo della colla alimentare e mi prendo un pennellino, eccolo qua. Con la colla alimentare vado a passare il bordo della mia testata, così. Ok. Dopodiché prendo il bordino che ho creato e vado a posizionarlo lungo tutta la testata, così e direi così. Perfetto. Qui diamo ancora un po' di colla per far aderire bene il bianco. Ok, con dove ce l'ho, eccolo qui, con il pennellino andiamo a schiacciare bene al vertice dei cuori. Dopodiché, in ultima cosa, poi veramente possiamo dichiarare di aver finito, ma questi ve lo giuro non ve li faccio tutti, ve ne faccio solo qualcuno perché sennò non passa veramente più. Facciamo dei pallini piccolini con la pasta di zucchero bianca e andiamo a posizionarli al centro di ogni, devo aiutare con la colla, al centro di ogni trapuntato, per intenderci. Quindi così, ok, 1, 2, ok, 3 e 4, poi mi fermo, ok. Io direi che comunque alla fine quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Oggi è stata un pochino più lunga del solito, ma ovviamente ci vuole il tempo necessario per fare tutto bene, e già siamo stati bravi comunque. Però insomma, diciamo che in poco tempo avete comunque una bella tortina che secondo me fa assolutamente figura, e avete un dolcetto per la vostra serata di San Valentino. Se avete voglia di provarci, che poi ovviamente è San Valentino, ma può essere un addio al celibato, al nubilato, insomma quello che volete. È ovviamente una torta riproponibile anche mi si sta tappando il naso, in altre occasioni. Detto questo, io direi che potrei aver finito. Vi auguro un buon weekend
nel frattempo finisco di mettere tutte queste palline. Direi che noi ci vediamo lunedì prossimo sempre alle 3. Se c'è qualcosa che volete vedere, ve lo ricordo ancora, scrivetemi, iscrivetevi al mio canale e condividete tutti i video se vi sono piaciuti e basta. Se c'è qualche cosa mi scrivete e io, se posso, ve lo faccio vedere più che volentieri. Come potete vedere, nel frattempo sono arrivata all'ultimo pallino bianco, quindi la mini cake è terminata. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon weekend. Niente, non posso, devo aspettare che asciughi. Ecco, potete metterci anche uno stuzzicadenti per tenerla ferma, la testata, diciamo che non è che si offende se la tenete bloccata, è che io adesso l'ho girata e ovviamente è crollata. Ragazzi, grazie di tutto, alla prossima, baci baci, ciao!